Oggi vi porterò in luoghi fantastici, dove storia e mito si confondono. Il Quel del Zanzanù. Percorreremo i luoghi dove il bandito Giovanni Beatrice, detto il Zanzanù, frequentava durante la sua latitanza. Nel cuore della Val Vestino avremo modo di pedalare lungo questa valle e la Val Droanello, luoghi veramente meravigliosi dove la natura è la padrona. Quindi seguite il nostro video. Ciao a tutti amici bikers e benvenuti a questa nuova avventura. Oggi ci troviamo a Navazzo, una piccola frazione di Gargnano, una delle tante bellissime frazioni che si trovano nell'entroterra gardesano. Faremo un tour in Val Vestino e andremo alla ricerca del Quel del Zanzanù, un rifugio utilizzato dal famoso bandito che imperversava da queste parti nel 1600. Quindi siamo pronti per questa avventura tra la storia e il mito del Zanzanù. La storia di Giovanni Beatrice, detto Old Zanzanù. Dopo l'uccisione di suo padre, accoltellato alle spalle a Gargnano, si vendicò verso la famiglia che lo uccise, quindi iniziò in una faida tra le famiglie. Si dice che negli anni Beatrice uccise più di 200 persone, ma in realtà gli furono attribuite diverse morti a lui, quando in realtà non era così. Sta di fatto che comunque uccise diverse persone e divenne un bandito, ovvero venne bandito dal suo paese e quindi si rifugiò in queste montagne. Ci fu anche una taglia su di lui e quindi tanta gente saliva in valle per cercarlo e cercare di riscattare la taglia. Quindi si nascondeva in vari anfratti e quindi oggi andremo a vedere uno di questi posti dove il Zanzanù Giovanni Beatrice si nascondeva. Siamo arrivati al secondo ponte. Ed ecco là, visibilissima oggi, la dogana di Val Vestino, detta anche Old Castel. La dogana della Val Vestino o dogana di Lerano era l'antica dogana di confine tra il Regno d'Italia e l'impero austro-ungarico. Durante la prima guerra mondiale questa zona diventò Trentino Alto Adige e negli anni 30 passò alla provincia di Brescia. Successivamente fu costruita la diga e quindi la valle fu riempita dall'invaso d'acqua e la dogana normalmente viene coperta dall'acqua. Però in casi eccezionali di siccità o di manutenzione alla diga, l'acqua viene abbassata e la dogana riaffiora dall'acqua e si presenta ai nostri occhi. Veramente bellissimo, una cosa più unica che rara. Questa è la Val Droanello, noi saliremo per un bel pezzo per poi andare a cercare su quella costa il Quel del Zanzanù. Forza, forza, andiamo a scovarlo. Siamo sulla sterrata che sale nella bellissima e meravigliosa Val Droanello. Eccoci al bivio del Quel del Zanzanù. Abbiamo percorso 12 km da Navazzo e ora ci troviamo all'inizio del sentiero del Zanzanù. Bisogna camminare 10 minuti e raggiungere questo bellissimo posto.
Ok, abbiamo legato la bici al palo, adesso attraversiamo il torrente Groanello e andiamo a cercare il famoso sentiero. Saliamo lungo questi tornantini, respirando già un po' di storia, un po' di leggenda. Ci sono anche alcuni segni di cinghiale. Ci siamo quasi, eccoli le rocce. Eccolo il bellissimo Cuel, questa grotta naturale dove Zanzanu viveva e si rifugiava. Bellissimo. Guardate che roccia, un tetto naturale. E qua sotto si riparava, faceva i suoi fuochi per mangiare. Persino su 2 piani. Stupendo. È enorme. Veramente, e questo era proprio il suo rifugio. Aveva creato un piccolo pianerottolo posando delle pietre e qua lui mangiava, dormiva e viveva. E da questo punto le piante qua non c'erano, aveva la visibilità su tutta la valle e quindi poteva scappare nel momento in cui vedeva arrivare qualcuno alla sua ricerca. È un'emozione pensare che qui dove sono seduto ora, 400 anni fa, Giovanni Beatrice si sedeva e osservava la valle. Se per caso arrivava qualcuno, lui poteva scappare e conosceva molto bene queste montagne, quindi per diversi anni si è rifugiato in questi luoghi. Veramente bello, veramente emozionante. Ecco qua una piccola costruzione dove probabilmente si riparava per la notte. Ora ritorniamo alla bici nella Val Groanello e riprendiamo la nostra pedalata. È andata tutta bene, siamo di nuovo sul ruscello che dobbiamo attraversare nuovamente e poi riprendiamo la nostra pedalata. La bici c'è ancora, dai, ottimo. Bene, ora possiamo decidere se tornare indietro in Val Vestino e ripercorrere la strada fino a Navazzo oppure proseguire sul Val Groanello, dove più avanti troveremo una ripida salita e raggiungere Bocca Paolone, dopodiché scendere poi verso Costa e di nuovo a Navazzo. Noi proseguiamo e vogliamo affrontare la salita. È quello il Cuel del Zanzanu, eccolo lì. L'agevole sterrata è terminata, adesso inizia il tratto duro di cementata che sale a Bocca Paolone. Bella, bella tosta, questa salita qua è sempre una bella sfida. È dura! Try to retain it, but when you get here, it's
Siamo giunti finalmente a Bocca Paolone dopo una lunga salita piuttosto dura. Adesso scendiamo da questa parte su una lunga discesa asfaltata e raggiungere la frazione di costa. Dai, ci siamo! Ci troviamo ora a costa, a 700 metri di altitudine. Ora prendiamo una strada oltre il paese che va verso Casali e poi scende al secondo ponte della Val Vestino, quindi ritorniamo sulla strada fatta poche ore fa. Meravigliosa! Notevole, dai! Anche con la gravel! Ecco là il secondo ponte della Val Vestino. Stiamo scendendo verso il secondo ponte della Val Vestino. Il sentiero è leggermente tecnico, ma niente di impossibile. Benissimo! Fatta! Monti l'inizio, monti la fine, sembra che l'abbia fatta tutta. Bravissimo! E quello è il segreto dei video su YouTube. E anche questo tour si è concluso nel migliore dei modi. Abbiamo percorso 32 km e coperto 650 metri di dislivello, giro meraviglioso. Potete trovarlo sul nostro sito, dove troverete la descrizione, la mappa e il tracciato di GPS da scaricare. Se non l'avete ancora fatto vi invito a iscrivervi al canale e accendere la campanella per ricevere le notifiche ogni volta che pubblichiamo un nuovo video. Con questo è tutto, io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima avventura. Ciao bikers!